Cinderella and Four Knights episodio 3. Benvenuti a questo nuovo riassunto serissimo del dramma Cinderella and Four Knights, ma entriamo subito nel vivo dell'episodio. Alla fine del secondo episodio la nostra Cinderella accetta la proposta del nonno dai capelli di ghiaccio di educare i tre tizi e diventare persone migliori. La scena era tristissima e ovviamente pioveva di brutto, lei è bagnata fradicia e il maggiordomo dal ciuffo di cotone le mette una giacca sulle spalle. Non le dà un asciugamano, ma la giacca. Ok. Lei allora decide di lavarsi e lo fa vestita. Ottimo modo per lavare se stessi e i vestiti e risparmiare acqua. Brava Cinderella. I tre cugini sono felicissimi di avere Cinderella in casa e ne parlano amorevolmente con il maggiordomo, il quale seraficamente risponde: ordini del presidente. Tiè, beccatevi questa. Cinderella, dopo essersi rinfrescata, asciuga i suoi vestiti col phon e quando pensa che tutti siano andati a dormire, visto che inizia a sentire un po' di fame, inizia a fare un giro nel castello. A questo punto incontra un nuovo personaggio, Mrs. Brick, che, vista la sua esperienza nel castello con la bestia, aveva tutti i requisiti per poter lavorare con tre bestie. Ma questa è tutta un'altra favola. Mrs. Brick pensa che Cenerella sia una nuova dipendente, ma poi arriva il maggiordomo con il ciuffo di legno e le dice che è un ospite. Mrs. Brick si scusa, mette Chicco a dormire nella credenza e torna alle sue faccende. La povera Cindy, diminutivo di Cinderella, è però ancora affamata, così il maggiordomo col ciuffo di saggina si trasforma in Alessandro Borghese e le prepara una cena da 10. Lei, dopo aver incontrato Tizio 2 in cortile, dopo aver vissuto il primo dei rallenti in cui sembra che tutti la vogliano baciare, va in camera a dormire. Ma se hai una camera da letto con un letto super morbido in cui ti puoi girare per ore, perché non andare a dormire sotto la scrivania? Ecco, vabbè, buonanotte Cinderella. Tizio 1 e Tizio 2 si incontrano e stranamente discutono, ma qui abbiamo la conferma di ciò che si era già capito nella prima puntata. Tizio 1 soffre molto a causa dell'assenza di una vera famiglia e della morte della madre. Appena sveglia, Cinderella chatta con la sua amica del cuore e le invia qualche foto di lei presso il castello incantato. Esce dalla stanza e si rende conto che la sua stanza è vicinissima a quelle di Tizio 1 e Tizio 2 e soprattutto che si vede tutto. Che bello, viva la privacy. Presa un po' male, fa una passeggiata e poi si reca a fare colazione, ma nota che oltre a lei non c'è nessuno. Viene raggiunta dal maggiordomo col ciuffo in acrilico e viene contattata dal presidente, che le dà la prima missione: deve far mangiare tutti i cugini insieme. Intanto il padre dice a quella matrigna che se dovesse tornare Cinderella non deve farla entrare in casa. Stardo. Il maggiordomo col ciuffo a criniera si reca a casa della matrigna e della sorellastra e chiede che gli vengano consegnati i beni di Cinderella, perché adesso vive al castello incantato e loro non sono tanto gelosi, cioè non tantissimo. Intanto Tizio 3, che ad ora sembra l'unico simpatico dei cugini, riporta il mazzolin di fiori che viene dalla montagna che Cinderella aveva perso. Cinderella lo ringrazia e poi fa una passeggiata. Vede Tizio 1 e, visto che hanno un rapporto bellissimo, lo segue. Tizio 1 la minaccia un pochino, come al solito, ma poi si lascia andare in uno dei suoi rallenti con attesa del bacio, ma scopriremo poi che l'ha fatto solo per evitare che Cinderella si facesse male. Bravo Tizio 1. La nostra principessa è giusto un pochino goffa e ovviamente fa cadere tutte le cose che gli ha portato il maggiordomo con i capelli di fuoco nel fiume. Sì, perché hanno anche un fiumiciattolo in casa, è chiaro, c'è un castello. E Tizio 1 le recupera i fiori perché è riuscito a capire l'importanza di quel mazzolino che lei voleva portare al cimitero dalla sua mamma. Lei cerca ancora di asciugare i suoi vestiti, col phon, ma il maggiordomo con i capelli filosofali la accompagna a fare shopping. Qui incontra Bella e Triste, strano, che è stranamente gentile con lei, ma si scoprirà averlo fatto solo perché sperava che la raggiungesse Tizio 2. La sorellastra incontra la migliore amica di Cenerella e le chiede se sia vero che si trova al castello. Riesce a vedere le foto che le aveva inviato e finisce come merita. Essendo una amica, mette le mani in un sacchetto di carta igienica usata. Tizio 3, che a quanto pare è quello che trova cose, trova il libretto di conto corrente di Cenerella e glielo restituisce e ammette a Cenerella di aver cancellato i messaggi della sorellastra perché troppo crudeli. Io resto dell'idea che Tizio 3 sia il più bravo. Tizio 1 intanto incontra, ormai questa parola non è assolutamente più credibile, Bella e Triste, che con il vero tratto di una first lady come è lei, gli parla di Tizio 2.
Vabbè, complimenti per il tatto. Qui succede un po' di tutto. Cenerella snobba via messaggio Tizio 2. Lui non è abituato a essere snobbato, allora per richiamare la sua attenzione le dice di avere la sua divisa della scuola. Con uno stratagemma la obbliga ad avvicinarsi e prova, con un rallenti di quelli di prima, a baciarla. In quel preciso istante arrivano Tizio 1 e Bella e Triste e lui fa di tutto per nascondere la scena e... niente, finito l'episodio, però... qua siamo fortunati, tra qualche secondo c'è il riassunto della puntata 4 e quindi non c'è troppo da aspettare. A tra poco! Episodio 4. Riprendiamo dal momento del rallenti. E sì, mi spiace per voi che tifavate Tizio 1 o 3, ma Tizio 2 ha vinto. Sì, no, niente, stava sognando, quindi niente. Cinderella lo sveglia e lo invita a colazione. È andata, era solo un sogno, ma ecco com'è andata veramente la sera prima. Oh, finalmente un po' di botte, ci eri mancata, cara, ci eri mancata tantissimo. Intanto Bella e Triste, in questo caso pensierosa, ripensa al momento in cui Tizio 1 quasi la bacia per non farle vedere la scena e no, non sembra per niente dispiaciuta. Cenerella raggiunge Tizio 1 in piscina che è nudo e allora lei, con uno stratagemma che avrà imparato nel libro L'arte della guerra, gli ruba il telefono e scrive su un salvagente che se lo rivuole deve andare a fare colazione con lei. Ricordiamo che la prima missione consiste nel far mangiare tutti i cugini alla stessa tavola. Ora manca solo Tizio 3, il quale è in studio a registrare e lei, dopo dei salti aggraziati come una gazzella, riesce a parlargli e lo invita. Arriva Tizio 2, il quale si siede a tavola con lei, poi Tizio 3 e poi Tizio 1 e quando i tre si incontrano, niente, se ne vanno. Ma prima Tizio 1 recupera il suo cellulare con un rallenti da premio Oscar e olè! Recuperato. Lei affranta chiede alla sua amica come fare e la sua amica le dice che solo con l'impegno vero potrà riuscire nella sua missione e quindi che cosa fa? Fa dei giochini, facendo promettere a Tizio 2 e Tizio 3 che in caso di sconfitta avrebbero fatto di tutto per lei, quindi fa promettere questa cosa. Tizio 1 invece molto seraficamente la invita a sparire, sempre carino, e alla cena non si presenta nessuno. Povera piccola Cenerella. Allora via con un'altra tecnica, cucinare i loro piatti preferiti. Quindi chiede consiglio a Mrs. Brick, a Carlo Cracco e cucina in salone le cose più buone del mondo. Loro, come due segugi sulle orme di una preda, seguono l'odore fino alla sala. Stanno per accettare, ma se ne vanno. E l'unico che si ferma è Tizio 1, il quale è vicino a cedere, ma le dice dolcemente, guardandola negli occhi, sparisci. Che carino, sempre carino. Intanto il maggiordomo dei capelli di fuliggine mangia a bestia, si è mangiato praticamente tutto lui. La sorellastra e la matrigna intanto non si capacitano del fatto che Cinderella sia al castello. E allora la sorellastra, con un colpo di genio e bravissima, ma bravissima nel non farsi vedere, veramente proprio bravissima, va al castello e vede Tizio 2 arrivare in macchina e caricare Cinderella per andare a comprare degli abiti nuovi, perché ha deciso di aiutarla nella sua missione e senza vestiti adatti non ce la potrà fare. Arrivano in negozio e dopo aver provato circa 1000 vestiti, lui da poverello che è sceglie 3 vestiti. Sì, i soli 3 vestiti di tutto il negozio che non comprerà. Che brutta la povertà. Tizio 1 va a casa di Bella e Triste, è addormentata in questo caso ma non c'entra niente con l'altra favola, e le mette una giacca sulle spalle e in quel momento ricorda di quando lui si trovava depresso e distrutto in un angolo della strada e lei le mise una giacca sulle spalle. Oh, che bel momento, Feels. Wow. La invita a cena in un ristorante completamente vuoto. Mi piacerebbe vedere i voti di TripAdvisor con tutta sta clientela, mi sa che è una stella, mezza stella. Ovviamente chi potrà mai entrare? Tizio 2 con Cinderella. Eh sì, perché a quanto pare si tratta dell'unico ristorante a Seul, che Seul, ricordiamo, è grande come un giardinetto. Vabbè. Qui parte la guerra dei mondi. Attenzione, perché Tizio 1 guarda Bella e Triste. Bella e Triste, che in questo caso è anche cattiva, fa notare quanto lei conosca bene Tizio 2 per mettere in soggezione Cinderella, ma intanto fa rimanere male di brutto Tizio 1. Tizio 2 si diverte a prendere in giro Bella e Triste e Cinderella si rovescia 8 litri di succo addosso, ma farà solo una mini macchia sul vestito. Mitica Cinderella, mitica. Va in bagno, ma arriva anche Tizio 1, nel bagno delle donne, maleducato, e le dice di sparire. Lo so, non l'avreste mai detto, ma le dice esattamente questa cosa. Sparisci, va bene. Partono un paio di flashback da cui si capiscono l'odio tra Tizio 1 e Tizio 2, perché a quanto pare, per difendere il suo patrimonio, Tizio 2 fa di tutto per far soffrire Tizio 1, e a quanto pare ci riesce. Bella e Triste esce per strada, rischia di essere investita da un camion che aveva tutto il tempo di rallentare o di cambiare corsia, ma a quanto pare ha deciso di ucciderla e Tizio 1 la salva. Lei, da brava persona qual è, gli parla ancora di Tizio 2. Viva veramente il tatto, complimenti, sei leggermente fissata. Tizio 2 porta Cinderella via in auto e le dice che le ha comprato una casa visto che è già sicuro che fallirà. Cerca di abbracciarla, la abbraccia
e lei lo mena. Oh yes, welcome back. Il trovacose Tizio 3 trova un diario di Cenerella e scopre che è il suo compleanno, allora organizza una festa sorpresa con il maggiordomo con il ciuffo di cristallo. Tizio 1 abbraccia Cinderella e qui non si aspettava proprio nessuno e dice a Tizio 2 che gliela ruberà, giusto per sfidarlo un po'. Partono i fuochi d'artificio e la sigla finale, quindi niente, finisce qui, ci sentiamo alla prossima puntata, ciao!